Buonasera a tutti e benvenuti. Vorrei cominciare questa diretta con una frase che mi sta molto al cuore. Possiamo scegliere la nostra prossima vita prima ancora di morire. Questa sera parleremo proprio di questo. Buonasera e benvenuti tutti quanti. Adesso aspettiamo che si uniscano i nostri amici e così apriremo questa diretta davvero eccezionale. Vedo che si sta collegando John. Ciao John, buonasera. C'è anche Marinus, che si vede poco il tuo nome, ma comunque vi saluto. Aspettiamo anche altri amici, scrivetemi, fatemi sapere che ci siete. Sono molto contenta e molto emozionata perché oggi, come vi ho annunciato anche con alcuni miei video su YouTube, sui miei social, diretta di oggi è veramente eccezionale. Ecco, saluti da Vlad. Vlad, hai questo nome impronunciabile, puoi cambiare il tuo nickname, adesso mi ricorderò che sei sempre tu, però non è facile. Qua sta unendo il mio gruppo Risveglio e Consapevolezza, spero che adesso a breve raggiungeranno anche tutti gli altri nostri amici. Vi ho già preparati tutti quanti, preparate le vostre domande, anche quelle scomode, perché la mia ospite sarà veramente, secondo me sarà una delle dirette più bollenti in assoluto. E allora quello che vi volevo dire, che innanzitutto vi invito di fare qualcosa di molto semplice, ma nello stesso modo straordinario. Dimenticate tutto ciò che vi hanno insegnato sulla vita, sulla morte e su tutto ciò che succede tra una nascita e altra. E se la vita fosse solo una pagina di un libro molto più grande che noi potremmo immaginare, la nostra vita è solo una semplice pagina di un percorso talmente immenso che dalla nostra dimensione, dalla nostra mente razionale non riusciamo neanche a comprendere. E se alcuni dei nostri talenti o magari le nostre paure o i nostri amori, perfino degli incontri, hanno contribuito a scegliere proprio questo percorso di vita e tutto questo arrivasse da molto più lontano che la nostra memoria può contenere. Questa diretta veramente sarà qualcosa di eccezionale perché affronteremo dei temi molto discussi, i temi che persino molte religioni hanno approvato, alcuni scienziati hanno confermato che la reincarnazione esiste, che ognuno di noi ha fatto la propria esperienza. Io dalla mia esperienza personale posso dire che ho fatto una ipnosi regressiva e mi sono riconosciuta in 3 mie reincarnazioni e dopo questa ipnosi ho ricollegato i miei comportamenti, l'amore per gli animali, l'amore per anche determinati oggetti, persino il nome della persona il mio primo amore in questa incarnazione era il mio nome dell'anno 1832. Perciò oggi avremo tante domande, ma sono sicura che riceverete veramente tantissime risposte. Vedo che stiamo diventando sempre più numerosi, lo so che oggi vi ho scelto una giornata un po' insolita per le nostre dirette, ma sono sicura che vale la pena esserci proprio qui ora per poter ascoltare in diretta e soprattutto intervenire, perché Antilope è una fonte di informazione incredibile. Questa donna è stata la rettrice di Università di Accademia di Damanhur. Questa università studia di tutto, dalle meditazioni, alchimie, dimensioni, fisica spirituale, tutto ciò che è legato anche al tema dell'anima, della reincarnazione.
È veramente incredibile. Allora, chi c'è qui con me, scrivetemi. Buonasera a tutti. Ciao Mauro, grazie che ci sei. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, proprio questa sera proveremo a esplorare queste domande insieme a una donna che da decenni dedica la propria ricerca ai misteri della coscienza, delle vite precedenti, della guarigione spirituale e delle tecnologie selfiche. Ricercatrice, insegnante, guaritrice spirituale e, come vi ho detto, per molti anni figura di riferimento dell'Università di Damanhur. Ha accompagnato migliaia di persone nell'esplorazione della memoria dell'anima e dei suoi percorsi evolutivi. E oltre a questo, Antilope era anche il braccio destro di Falco Tarassaco, quel falco che è il fondatore di questo posto magico di cui mi sono profondamente innamorata, di questo posto, dell'energia, ma soprattutto delle persone che portano avanti l'insegnamento di Falco. E allora con il grande piacere do il benvenuto ad Antilope Verbena. Benvenuta Antilope. Ecco, non ti sento, Attivo il hai... microfono, eccoci. Grazie, grazie di questa meravigliosa presentazione, Oksana. Buonasera a te, buonasera a tutte le persone che ci seguono questa sera e che investono il loro tempo in questa serata. Spero di essere all'altezza delle loro domande, delle tue domande. Mi fa molto molto piacere toccare questo tema, come ti ho già detto, perché è un po' stato il primo amore della mia vita rispetto a tutte le materie che poi ho approfondito e vite precedenti, tutto questo capitolo della reincarnazione e l'esplorazione anche delle mie vite precedenti, per me ha rappresentato qualcosa di straordinario. Mi ha dato risposte, in un momento anche difficile della mia vita in cui non capivo cosa mi succedeva, e mi ha fatto venire altre domande naturalmente, e come avviene in un percorso di ricerca, ogni punto d'arrivo è a sua volta un punto di appartenza. Quindi, pur avendo tenuto tantissimi corsi, aiutato moltissime persone a esplorare le loro vite, ogni volta anche per me è un coinvolgermi completamente e far parte di quell'esperienza fino in fondo. Quando hai capito che la realtà è più grande di quella che è visibile? Partiamo con questa domanda. Da Allora, dove ti è iniziato tutto quanto? la mia esperienza personale è, diciamo, stata a suo tempo un pochino traumatica. Credo che più o meno ero in seconda media, quindi ero molto giovane, e ho cominciato ad avere alcuni fenomeni cosiddetti paranormali. Oggi si parla in altri linguaggi, in quel momento si parlava di fenomeni paranormali. Quando siamo negli anni 75 o giù di lì, anche un po' dopo, quando in quegli anni la parola paranormale non è che avesse poi tantissimi campi di spiegazione. Cominciava a esserci il Giornale dei Misteri, mi ricordo, era una rivista su cui si trattavano questi temi. C'era stato un gioco quiz in cui un certo Inardi aveva portato il tema della parapsicologia, però era ancora tutto vissuto in maniera molto oscurantista. E quando io mi sono trovata a vivere alcune situazioni per me estremamente imbarazzanti, che non avevano una spiegazione, esempio, entravo in una stanza, si accendevano improvvisamente le luci, oppure prendevo un oggetto da una stanza, un bicchiere con l'acqua, lo posavo vicino a me, mi voltavo, non c'era più, era di nuovo in cucina. Cose di per sé non così terribili, però a quell'età, senza una spiegazione, per me era difficile, come lo erano anche per i miei genitori. Tutto questo ha aperto in me tanti interrogativi che hanno avuto varie vicissitudini,
per di più io ero in un ambiente scolastico cattolico, dove non era ben visto tutto questo, insomma era, era un po' terra di esorcismi o giù di lì, non sono stata esorcizzata, ci mancherebbe, ma certamente alle religiose, soprattutto nei ritiri spirituali, che io fossi sonnambula e poi avessi questi risvegli con memorie non mie, eccetera, non era qualcosa insomma che era molto gradito. Inizialmente mi sono molto incuriosita. Ho cercato di sapere, ma c'erano poche persone che potevano darmi risposte, c'era più paura che altro. Allora, oggi è un altro territorio. Poi ho avuto un rifiuto completo, ho avuto proprio bisogno di ancorarmi alla materia, non toccare più questo tema e poi la sincronicità attraverso strade molto interessanti mi ha portato a conoscere Damanhur e a conoscere Roberto Airaudi, che tu appunto hai citato con il suo nome di animale e vegetale, cioè falco tarassaco, e a rendermi conto che questo tipo di situazioni, chiamiamole di poteri paranormali, poi più che poteri erano fenomeni, era qualcosa che non era così paranormale, fa parte delle caratteristiche che noi esseri umani, tutti possiamo sviluppare. Evidentemente nel mio caso era anche qualcosa che mi raggiungeva da altri punti del tempo, e qui apriamo così al capitolo delle vite precedenti, e che si poteva imparare a gestire, anziché magari accendere le luci, visto che esistono comunque i comodi interruttori, quel tipo di energia e quel tipo di facoltà potevano essere impiegate diversamente. Così è stato e così ho investito la mia vita in questa meravigliosa avventura che è Damanhur, dove appunto io vivo ormai da più di 40 anni e ho avuto il piacere di approfondire tantissime materie, tu dicevi braccio destro di Falco, soprattutto nel campo della libera università, quindi dei corsi che poi sono sempre l'espressione delle nostre ricerche, delle materie che noi ricerchiamo, studiamo, dove lui chiaramente è stato un grande ispiratore, ma tuttora ci sono diversi ricercatori, parecchie decine di ricercatori che portano avanti e continuano a sviluppare queste materie, e quindi a mia volta ho potuto aprire anch'io questi capitoli. E allora secondo te la reincarnazione è una credenza o una realtà osservabile? Allora, se tu chiedi secondo me, per me è qualcosa di concreto, come è concreto questo telecomando, hai capito? È proprio qualcosa che io ho toccato con mano. Chiaramente è un tema, che va a toccare le credenze, e tu sai benissimo che il sistema di credenze che noi ci costruiamo nella nostra esistenza, fin da bambini ovviamente, nell'ambiente in cui nasciamo, in cui cresciamo, nell'educazione, la morale, la religione, stabilisce chiaramente delle radici molto profonde dentro di noi, su cui noi poi costruiamo l'edificio della nostra vita. Quindi andare a toccare alcune fondamenta dell'esistenza può essere qualcosa di traumatico oppure può essere qualcosa di avventuroso, dipende molto da come ci si pone nei confronti della realtà. Per me è qualcosa di estremamente concreto. Come ti dicevo, ho avuto modo di scoprire come alcuni aspetti che in questa epoca in cui io sono incarnata adesso come te, in questa sezione temporale, chiamiamola così, alcune facoltà quando si aprono non avevano spiegazione, o al massimo diventano fenomeno da baraccone, a parte i vari gruppi che cercano di denigrare, di fare debunker rispetto a queste facoltà. In altre epoche, per esempio, era la normalità. La prima cosa che affrontiamo quando prendiamo in considerazione la reincarnazione è proprio il fatto che il concetto di normalità è un concetto assolutamente radicato al momento storico in cui viviamo, all'epoca in cui viviamo, al luogo geografico in cui viviamo. Tutt'oggi tu puoi nascere in Italia o in Russia o in Francia ed esistono alcuni aspetti che sono considerati la normalità. Prendo un esempio su tutti, la monogamia, ma tu nasci in altri paesi dove esiste un'altra cultura, un altro impianto di credenze, e magari sei anche di sesso maschile, dove là
poligamia, per esempio, è la normalità, se te lo puoi permettere. Quindi cos'è la normalità? Allora scopri che alcune facoltà in altre epoche erano proprio prerogativa di quel tipo di modo di essere, magari venivano proprio utilizzati, faccio degli esempi, poter avere facoltà che ti permettono di guardare avanti, chiaroveggenza, piuttosto che letture a vari livelli, in alcune epoche erano elementi che venivano ampiamente utilizzati dal tipo di impostazione storica, vestali che accompagnavano addirittura eserciti e che attraverso la loro visione potevano dare consigli su dove schierare un esercito piuttosto che un altro. Parliamo di Ittiti, parliamo di Egizi. Chiaro che oggi questo tipo di visione non trova un contesto, quindi per me è qualcosa di estremamente concreto, neanche solo una incarnazione, ma una serie di incarnazioni, perché noi torniamo, diciamo, la parte di noi che torna, la nostra anima, diciamo, ha la necessità di fare esperienze. Ora ti dirò una cosa che può destabilizzare ulteriormente il nostro discorso. Sai che più che parlare di vite precedenti, cara Oksana, noi dovremmo parlare di vite contemporanee? Cosa Ah, vuol dire? Esatto. Ah, vuol dire che noi siamo immersi in questa fetta temporale, come l'ho definita prima, dove ieri è il passato, domani è il nostro futuro, oggi è il nostro presente, in questo momento. Quindi siamo all'interno di una dimensione temporale, una freccia temporale che va dal passato al futuro e noi siamo qui radicati con quello che è il nostro baricentro di coscienza, chiamiamolo così, cioè il punto di consapevolezza. Ma la nostra anima non ha problemi di tempo e di spazio, non ce l'ha questo problema. Ce l'abbiamo noi come corpo, questo problema, chiaramente. Abbiamo un inizio, abbiamo una fine, abbiamo tutti una data di scadenza, diciamo così. E come mi piace a volte dire scherzando, da qui nessuno esce vivo da questa incarnazione, è chiaro. Ma l'anima non ha questo problema. L'anima esiste al di là di dove è in quel momento presente con il baricentro di coscienza. Quindi più che parlare di vite precedenti o successive, dovremmo parlare di vite contemporanee, cioè noi siamo abitanti del tempo, abitatori del tempo. Non abbiamo questa consapevolezza perché siamo deprivati di alcuni aspetti che farebbero parte della nostra natura divina, quindi anche qui apriamo un altro capitolo, non soltanto umana, ma come creature che contengono anche un frattale, dentro di sé un frattale divino, però esistono degli aspetti che riguardano proprio il tempo, dove dobbiamo andare avanti, indietro tantissimi anni, migliaia, migliaia, migliaia di anni, in cui sono avvenuti determinati episodi che hanno, per così dire, deprivato sensorialmente questa nostra razza di alcuni sensi che noi chiamiamo sensi interni. Fondamentalmente noi abbiamo dei sensi esterni che sono quelli che ci mettono a contatto con la realtà, i cinque sensi che conosciamo. Ma l'essere umano, nella sua natura più vera, più profonda, quella che in questo momento noi non riusciamo a esperire fino in fondo, è dotato di più di 40 sensi. Ha dei sensi di confine, quando ti senti magari che dici: "Ah, mi è venuto in mente quella persona", e magari non la senti da tanto tempo e dopo 10 minuti squilla il telefono ed è quella persona, oppure la incontri per strada, oppure mi sento a cuore quella persona. Mente, cuore, noi li definiamo così, sono sensi di confine, sono elementi che hanno a che fare con un sentire che va al di là dell'aspetto sensoriale dei cinque sensi. Anche la nostra pelle non è il tatto. Pelle è un senso che ci permette di sentire. È presente quando entri in un luogo e dici: questo posto, o anche una persona, a pelle mi piace, questa persona a pelle mi piace, oppure non mi piace, non c'è un perché. Poi la mente sa il perché se lo trova, la mente non ama l'horror vacui, deve trovare assolutamente una spiegazione e la trova quasi sempre. Ma poi ce ne sono molti altri. Uno di questi sensi, di quelli interni,
è proprio il senso della memoria. Noi siamo deprivati in questo momento, siamo un po' come se ci muovessimo in una stanza con gli occhi bendati, no? Andiamo a tentoni, percepiamo che c'è qualcosa, ma non riusciamo a definirlo. Uno di questi sensi interni è proprio il senso della memoria, noi lo chiamiamo così nella nostra narrativa da manuriana. Se fosse acceso, e non lo è, diciamo che noi ne abbiamo l'ombra al nostro interno, il calco per così dire. È presente quando realizzi una forma con un calco, no? Ecco. Ne abbiamo una percezione vaga, vaghissima, ma non la fruizione. Ma se questo senso fosse acceso, noi avremmo piena consapevolezza di tutti i punti del tempo in cui stiamo vivendo. Non solo, ci potremmo spostare consapevolmente con il nostro baricentro di coscienza in quei punti del tempo. Noi stiamo vivendo più vite contemporaneamente. E del resto anche alcuni elementi che ci giungono a volte, stati d'animo, percezioni, elementi di questo tipo, parlano di questo, di questa possibilità che noi abbiamo, però purtroppo non c'è la fruizione completa. Fa parte un po' del percorso di risveglio che tante persone, come anche stai facendo tu, stanno stimolando, speriamo, questa è l'epoca del risveglio. Il risveglio è una parte importante, anche il risveglio di questi sensi interni. Non c'è solo quello della memoria, ma sicuramente la deprivazione di questi sensi ha determinato un rallentamento notevole in quello che è il percorso evolutivo dell'umanità. E appunto, insomma, è come se noi ci muovessimo deprivati dei nostri sensi, battendo a tentoni di qua e di là, cercando di trovare l'uscita da una stanza. Ecco, metaforicamente possiamo renderla in questo modo. Non so se mi sono spiegata. Sì, ti sei spiegato, però ti volevo chiedere, tu dici che siamo stati deprivati di memoria, ed è vero, però in alcuni casi io penso che per noi è anche un bene che noi non ricordiamo determinate cose, perché se una Assolutamente persona sì. ricordasse tutti i suoi morti, amori, i dolori, disperazioni, momenti gioiosi, in una persona come può contenere queste memorie e continuare a svolgere la propria vita? È vero che può tirare fuori i suoi talenti, perché facendo così tante esperienze sicuramente magari è stato scrittore, cantante, poeta, o un bravo, come si dice, operatore di legno, falegname, qualsiasi Artigiano, cosa, certo. artigianato. Però, quello che mi preoccupa di più, se avessi tutta questa memoria, come quella poca memoria che ho acquisito io, dove comunque ero disperata in un villaggio russo, nei tempi della peste nera, unico sopravvissuto con un cane, era un ragazzino, Misha, e veramente questo ricordo in questa la mia vita attuale. Sì, mi sono innamorata di un ragazzo Misha. Prima cosa che ho comprato è stato il cane con i primi miei risparmi. È stato anche un bene, però da quell'esperienza sì, mi è servito comunque, ecco, qua è una cosa positiva, perché sulla pandemia non ci sono cascata così facilmente, perché probabilmente ho già fatto quel tipo di esperienza. Però la memoria del dolore in quella mia esperienza non mi è apparso perché ero solo, ero questo ragazzino. Però se fosse c'era anche quello, come ci Allora, mettiamo? dobbiamo non confondere, vedi, a volte le parole sono uno strumento meraviglioso che ci permettono di comunicare, però ci possono anche confondere. Non confondiamo la memoria, quella a cui stai facendo riferimento tu, con quello che io ho chiamato senso della memoria, che è un senso interno, che è qualcosa che tanto non abbiamo, non è risvegliato in questo momento. Noi da Amano facciamo anche dei corsi di risveglio dei sensi interni, ma non sono qui a proporre questo, solo per chiarire. Quella memoria di cui parli tu, quindi quella del ricordarsi tutto delle altre vite, certo che sarebbe un problema se avessimo davanti a noi tutto quello che abbiamo vissuto con tutti gli stati d'animo, eccetera, eccetera. E infatti noi nasciamo anche senza quel tipo di memorie. Vedi, dipende un po' da come ci poniamo. Noi siamo in un'epoca
dove c'è molto individualismo, del resto siamo figli dell'illuminismo, già molto prima era iniziato questo ridurre sempre di più l'essere umano a individuo solo, ognuno si muove da solo, ognuno fa le sue esperienze, eccetera. Per esempio, in altre epoche e all'interno soprattutto di quelli che sono popoli, ma non i popoli quelli geografici, quelli che vengono tracciati con confini dopo le guerre, che non sono popoli, ok? Io parlo di popoli magici, popoli che si identificano davvero in un modo di essere, di pensare, in una religione su una religione, in una filosofia, in una lingua, in un credo, in un qualcosa di potente. Uno degli ultimi popoli che ha fatto questo, e di memoria anche recente, è il popolo tibetano, che è stato chiaramente adesso annientato, ma ricordiamo tutti la programmazione della reincarnazione, per esempio, di un lama. Allora ci ricordiamo il piccolo Buddha, la triangolazione su 3 bambini per richiamo d'anima, eccetera. Ora, questa cosa che è sembrata una cosa eccezionale, un po' da film, in realtà è proprio una delle tecnologie di programmazione della reincarnazione, quella della triangolazione su 3 nascituri, su 3 bambini poi. Ecco, questo che a noi sembra una cosa così strana, era qualcosa di conosciuto all'interno dei popoli, cioè era proprio importante, i popoli magici, programmare il ritorno, non nascere a caso, poi vedremo che non si nasce completamente a caso, chiaramente esistono leggi karmiche, ma nascere all'interno di un contesto, di un contenitore dove tu hai già espresso delle tue capacità, le tue facoltà, il tuo modo di essere e poter avere una continuità all'interno di una serra, diciamo così, adeguata, dove addirittura recuperare le proprie memorie precedenti per accelerare quello che è il processo evolutivo di un'anima, questo era una normalità, appunto, in altre epoche. Oggi non è più così, oggi non c'è un contesto di questa natura, oggi semmai esiste una storia individuale anche per quanto riguarda la reincarnazione che segue delle leggi karmiche e vorrei precisare che quando parliamo di karma, almeno in Italia, perché ci sono molte idee confuse, in Italia a volte il karma viene associato alle colpe, non è così, esiste il karma negativo come esiste il karma positivo, quindi certo che c'è una conseguenza rispetto a quello che è stato l'investimento della nostra vita, dei nostri talenti, delle nostre capacità, ha una conseguenza nella vita successiva, c'è una sorta di non proprio programmazione in un contesto storico-culturale, ma una programmazione di continuità o anche una necessità di tornare a ripetere alcune lezioni che magari non abbiamo imparato, laddove siamo un po' come a scuola, no? Quando devi ripetere l'anno perché su quel punto lì niente, sei stato capoccione, non sei riuscito a imparare quella materia e quella materia la devi imparare. Quindi certo che esiste anche questo tipo di meccanismo. Oggi non esiste più una continuità e per noi è diventata la normalità questo, quindi ti sembra difficile poter contenere delle memorie perché lo vedi dal punto di vista emozionale, ma come faccio a contenere tutta questa roba, tanto più se sono state esperienze difficili, drammatiche, estremamente dure, eccetera, eccetera. In realtà questo sarebbe esattamente quanto sarebbe utile all'essere umano, alla razza umana per evolvere davvero, cioè per andare oltre e per ritrovare la propria natura divina e comprendere la natura dell'esistenza, il perché esistiamo, qual è il nostro programma d'anima. Vedi, noi nasciamo in ogni incarnazione con un programma d'anima. Cosa vuol dire? Con un motivo per cui nasciamo, che non è solo, adesso la dico in maniera un po', voglio essere, insomma, non voglio essere blasfema, ma non è soltanto nasco, cresco, mi innamoro, faccio figli, pago le rate del mutuo, pago le rate dell'auto, poi esco di scena. C'è qualcosa di più per cui nasciamo, so che tutti abbiamo molto di più, però capite, qualcosa di più ha a che fare non tanto con i bisogni indotti dalla società, dall'individuo sociale che deve rendere un certo tipo di vita adeguata, conforme, eccetera. C'è qualcosa che è proprio il motivo di completamento della nostra incarnazione, la missione, diciamo così, d'anima che ognuno di noi ha in ogni incarnazione e la missione è diversa in ogni incarnazione, è molto diversa, può essere molto diversa ed è il motivo per cui nasciamo, il programma d'anima. Quindi anche solo questo tema che oggi è
così poco esplorato, no? Il senso della vita, qualcosa che di solito si sente solo quando o stai male o qualcuno vicino a te sta male, allora cominci a farti determinate domande. Poi è vero che ci sono molte persone che in fase di risveglio, chi segue sicuramente il tuo podcast sicuramente è in questa dimensione, ma non è così, non possiamo generalizzare a tutti quanti gli umani. Bene, ogni vita ha la propria missione che è una forma di completamento delle nostre esistenze. Alcune memorie potrebbero anche servirci. Chiaro che il nostro contenitore deve diventare più ampio e quindi fare in maniera che non sia tanto io ti ho amato in un'altra vita, allora no. Quando tengo i corsi di vite precedenti, poi vado in chiusura, ti lascio spazio, faccio di solito una battuta perché, sai, ci sono molti aspetti che giustamente come umani viviamo in maniera romantica, no? Ci innamoriamo di qualcuno, ah, sicuramente. Ti ho incontrato in una vita precedente, ah, è sicuro che ci siamo già amati in una vita precedente? Cioè, poi passa un po' di anni, magari questa storia prende altre strade, no? Anche un po' di frizione, allora qualche anno dopo, ecco, spero di non incontrarti mai più neanche nelle prossime vite, no? Ecco, a volte abbiamo delle visioni che sono molto filtrate dall'umore, dagli stati d'animo, del momento, da quello che viviamo. Vero è che certi incontri che noi facciamo, forse anche tutti gli incontri che noi facciamo, non soltanto l'innamoramento, possono avere delle connessioni in una sorta di sincronicità diffusa con altre esistenze e certe persone entrano nella nostra vita proprio perché abbiamo ancora delle cose da concludere con queste persone oppure ci sono elementi karmici che ci uniscono. Ecco, ci sono tutte queste cose da considerare. Guarda, c'è una domanda proprio inerente al tuo racconto che scrive: "Però che senso ha vivere più vite se poi le stesse esperienze vissute non vengano ricordate?" Infatti si fanno proprio i corsi, noi facciamo i corsi anche di ricerca delle vite precedenti, o tu parlavi prima delle regressioni, insomma ci sono vari metodi con cui farli, proprio perché più ti appropri delle memorie, dove la memoria non è così importante rivivere, cioè le emozioni sono sicuramente le cose che ci portiamo dietro. Quando io faccio i corsi di vite precedenti il primo aggancio che vedo nelle persone che cos'è? Un grumo di emozioni, neanche solo un'emozione, un grumo. Infatti invito sempre le persone a diventare un po' sommelier delle loro emozioni, ad assaggiarle, cercare di definirle, a non accontentarsi del bello, brutto, triste, allegro, ma di assaggiarle e andare a fondo, imparare tutte le sfumature. L'anima ha un linguaggio fatto è un po' simile alla poesia, non conosce solo il bianco e il nero, ha tantissime nuance diverse ed è importante imparare a riconoscere, imparare ad assaggiarle ed è importante non solo per le vite precedenti, è importante perché ci insegna anche a riconoscerle poi in questa nostra attuale vita. Ma portare a consapevolezza una vita precedente, 2, 3, non è che serve portarne consapevolezza centinaia, se no passiamo questa incarnazione a cercare le incarnazioni precedenti e non ha senso. Questa è quella in cui noi abbiamo il baricentro di coscienza e anche il libero arbitrio, quindi è da qui che possono partire le nostre scelte che determineranno anche esperienze successive. Però se io allargo il mio territorio temporale, io lo chiamo così, ecco, non sono soltanto identificato o identificata in questo stesso momento in cui vivo, in questa mia vita, pur avendo consapevolezza che questa è quella importante, perché lo ripeto ancora una volta, io qui ho il baricentro di coscienza, qua ho il libero arbitrio, oggi come oggi, però se allargo la mia visione, metto insieme dei pezzi, un po' come comporre un puzzle, sarà anche più facile comprendere non solo quella che è la missione di mia di questa vita, come posso investire al meglio questo patrimonio che mi arriva dalle altre vite, perché arrivano tantissime cose e anche come potrò meglio direzionarmi anche rispetto all'incarnazione successiva, in questo ciclo di andata e ritorno che ha a che fare proprio con questo nostro completamento di esperienza, che non è soltanto individuale. Parlavo prima di essere frattali divini, quindi evidentemente c'è anche qualcosa di superiore che muove questo ritorno
tanto che arriviamo a definire appunto la reincarnazione una sorta di tecnologia, è la tecnologia dell'incarnazione, quella che di fatto è stata scelta per accelerare l'evoluzione dell'umanità in tempi che non sono infiniti, che hanno comunque, pur essendo molto lontani rispetto alla nostra percezione individuale, hanno comunque una scadenza. Guarda, ci sono le domande anche che hanno fatto prima, magari adesso ripassiamo prima che Sì, dimentichiamo di queste domande. volentieri. Allora, tu parli che qui in nostra vita abbiamo il nostro baricentro di coscienza. E Esatto. allora qui nasce una domanda, praticamente viviamo in una sorta di multiverso parallelo? Sì, come dicevo, le parole ognuno poi usa in base un po' al frasario del momento, le parole che ritiene. Sì, noi viviamo in aspetti di vite più che parallele, è ancora una cosa diversa. Anche le vite parallele. Noi possiamo anche essere incarnati, noi siamo come anime incarnate in più vite contemporaneamente, come anima, non come baricentro di coscienza. Contemporaneamente? Assolutamente sì, ho parlato di vite contemporanee, Sì, 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 quindi infatti. sì, questo principio animico che non è da identificare con la forma, quindi non è Oksana e basta o Antilope e basta, è qualcosa di più vasto, cioè non è da identificare col contenitore, è qualcosa di più ampio e certamente in più esistenze contemporaneamente. Il fatto è che sono preclusi questi accessi, a meno che cominci un lavoro di riapertura di questi accessi, che è fattibile. È un lavoro di ricerca, è un lavoro che si può effettuare appunto rispetto alle proprie vite. In particolare, come dicevo, alcune vite sono fondamentali per quella di adesso. Non è che magari hai centinaia di vite, ripeto, non passi l'incarnazione a cercare centinaia di vite, ma ce ne sono alcune che hanno delle connessioni. Io per esempio tengo anche un corso che appunto è legato alla missione e vedo che ci sono a volte delle missioni che travalicano il tempo, cioè passano nel tempo, qualcosa che hai lasciato in sospeso, che non hai avuto modo di terminare o che ha bisogno di essere ripreso in un altro punto del tempo e ti raggiunge e la vita te lo ripresenta. Poi sei sempre tu qua con il tuo potere più grande che hai a disposizione, che è il libero arbitrio, che sceglierai se vuoi davvero riprendere questa strada. Chiaramente poi in epoche diverse si potrà esplicitare in modo diverso. Capisci anche tu che se sei, facciamo un esempio, hai lasciato qualcosa di sospeso in altre epoche che ha a che fare appunto con alcune facoltà, oggi come oggi magari questa roba la userai diversamente, non avrà lo stesso tipo di utilizzo che poteva avere migliaia di anni fa, perché siamo in un altro contesto, ma chiaramente troverai il modo per applicare tutto questo e magari essere di stimolo, di risveglio di altre persone, magari nella cura, nella guarigione, nell'aiuto ad altri e in qualsiasi altro campo che noi vogliamo impiegare tutto questo. Quindi, certo, ci sono degli aspetti che sono paralleli, sì. Guarda, c'è John che dice: cosa sai dirci sugli Starseed? Io qui forse penso che lui vuole agganciarsi anche al discorso di Falco, perché Coyote nella diretta precedente aveva anche detto che Falco poteva essere contemporaneamente in più corpi, ha parlato tipo Sì, di 80 certo. corpi contemporaneamente. 88 corpi, 88. Sì, che il suo baricentro era in Attivi altre 88 persone Esatto, lui contemporaneamente. era una persona che aveva questi sensi interni risvegliati e quindi si spostava. Posso raccontarti un episodio, mi è Sì, capitato, noi guarda, sai che abbiamo racconta un po' di vostre storie che sono quelle avendo che avuto la fortuna di vivere parecchi anni, accanto, come tanti altri da manuriani, vivere esperienze, viaggi insieme, eccetera, eravamo in uno di questi viaggi, lui usava molto lo strumento viaggio, lo spostamento, anche con dei camper attrezzati, eccetera, con gruppi di persone, anche come fase di ricerca, di sperimentazione, un po' come fossero degli elementi di laboratorio che poi quando si tornava ad Amanur venivano portati e diventavano patrimonio comune di tutti. Quindi è stata un'epoca molto intensa che è andata avanti tantissimi anni. Comunque,
non mi ricordo adesso che anni potevano essere, penso il 96, 97, tanto per dare una collocazione storica. Mi ricordo che lui era nel suo camper, al mattino di solito si svegliava e uno di noi saliva a chiedergli cosa aveva a piacere con la colazione, eccetera. Mi ricordo che una mattina ho bussato, sono salita, e lui mi dice: "Ah, vieni, vieni. Senti, scusa, in che anno siamo?" Ora che uno ti chieda che giorno è, ci sta, perché c'è un sacco di gente che si sveglia la mattina e dice: "Ma oggi che giorno è? È martedì, è mercoledì". Ecco, il numero ci sta. Ma che infatti l'ho guardato e ho detto: "Come che anno è?" Adesso appunto era il 96 forse. Siamo nel 90, io ero più stupita che mai. "Ah sì, sì, scusami, grazie, dovevo un attimo", ehm, ecco, per darti un'idea, questa è una cosa umoristica, no, quindi nel suo caso questo usare consapevolmente gli 88 corpi era già qualcosa, come appunto stavo dicendo prima, di consapevolezza, di apertura di quei sensi interni, per esempio quello di cui ho citato. Ce ne sono altri, altrimenti il disegno non è completo. Però questo nel nostro ottimismo sfrenato di damanuriani che hanno scelto questa strada e dedicato questa vita a questo, non è un'esclusiva solo di Falco in questo caso, o di un avatar, eccetera. È qualcosa che è perseguibile, anzi è una direzione che può essere aperta alle persone, a chi vuole davvero. Quindi non so se anch'io questo termine starseed, non so bene cosa, se si intendeva questo, ma certamente fa parte di questi risvegli, dove appunto l'ultimo dei tuoi problemi diventa, ah, ma là se ho amato uno che adesso qua lo incontro ed è il mio, che ne so, il mio portinaio, allora come, vedi, ogni cosa è proporzionale. Nel momento in cui apri dei sensi, cresci come consapevolezza, come coscienza, hai anche un contenitore, una visione delle cose più ampia, quindi non precipiti più nello stato d'animo, Dio, là ho sofferto, qua sono stato bene. La tua visione cambia, sono altri gli obiettivi che ti poni. Non vuol dire che non vivi emozioni, per carità, figuriamoci, fino in fondo, sei nel presente fino in fondo, però il tuo territorio temporale è più ampio, ecco. Guarda, c'è un'altra domanda. Io sono straconvinta che il mio dharma, sia riprogrammarmi dei miei poteri extra, può essere? La storia della mancanza della Sì, memoria sono riuscita a digerirla con difficoltà, ma ho digerito. Sì, quello che ho allora, detto. riappropriarsi dei poteri, adesso non so di che poteri sta parlando la persona, se è qualcosa che, come ho citato prima, appunto viene definita i poteri psichici, poteri paranormali, quello che è. Ripeto, in alcuni contesti storici quel tipo di accesso a facoltà che sono proprie dell'essere umano, cosiddette extrasensoriali, quindi, sai, prima citavo il senso mente, no? Il senso di confine mente. Tutto quello che ha a che fare con telepatia, chiaroveggenza, teletrasporto, psicocinesi, sto usando dei termini che si riferiscono a facoltà sviluppabili peraltro, e parte proprio tutto dal senso mente, cioè viene gestito da questo, che non è la mente come la pensiamo noi in ambito psicologico, ecco, vorrei solo spiegare, è un senso, immaginiamolo come un senso, so che bisogna fare un po' uno sforzo perché usiamo le stesse parole per definire concetti che non sono identici. E quindi lo alleni questo senso e certo che ci si può riappropriare. Però la mia domanda è: per farci che cosa? Per farci cosa? Perché, come è successo a me, no, ti stavo dicendo: "Ma ci sono gli interruttori per accendere la luce, mi serve gestire una facoltà che è accendere le luci? Cosa me ne faccio?" No, magari mi esprime, mi dà un segnale, per me è stato un segnale importante, che appunto arrivava da altre esistenze in cui appunto avevo avuto tutto questo tipo di, diciamo, di elementi di corollario che erano funzionali alle funzioni che allora svolgevo. Oggi come oggi, a cosa mi potrebbe servire questo? A nulla, capisci? Come posso invece utilizzare quel tipo di potere
chiamiamolo così, perché è un potere e quindi è una responsabilità. Sia chiaro che ogni potere è una responsabilità, non è semplicemente uno show, adesso mi metto qui, comincio a far volare gli oggetti, dopo un po', cioè non è che sia questo, quello è uno spreco di un potere, capisci? Allora, come posso utilizzare, come posso investire? Nel mio caso tu lo sai, tu mi hai conosciuta, io faccio la guaritrice spirituale, mi occupo appunto di questi aspetti, sono medium, faccio letture, eccetera, con l'intento di aiutare le persone. Questo è ciò che mi muove, quello che può essere parte della mia missione. Ecco. Ognuno poi deve trovare il proprio campo di utilizzo. Allora certo che si può perseguire questo aspetto. Non è tanto il ricordarsi, ma è il permettere ad alcune memorie che sono non consapevoli, ma sono presenti dentro di noi, di affiorare. Se ti serve, perché questa stessa memoria, queste stesse facoltà ti possono anche trasformare in un perfetto disadattato e lì hai solo problemi, capisci? Quindi bisogna starci un pochino attenti. Ovviamente se uno è in un percorso di risveglio e magari non da solo, io trovo che il contesto sia anche importante, cioè avere dei feedback, avere un gruppo, avere qualcuno con cui portare avanti tutto questo è importante, altrimenti se è sempre solo autoreferenziale, cioè te la canti, te la suoni, te la balli, ti fai anche l'applauso, può anche diventare qualcosa che ti prende la mano un po' troppo. Quindi trovo che sia fattibile, ma che abbia bisogno di essere contestualizzato. Sì, qui concordo con te, credo che, sai che ho dedicato tanti video su apertura della ghiandola pineale. Alcune persone sono riuscite ad attivare le proprie capacità, hanno iniziato a intuire, addirittura spostare gli oggetti, trovare dei simboli e segnali, però giustamente, come ho capito io, questo il dono, questa capacità non viene aperta a tutti, come hai detto tu, per quale scopo? Perché è come se Esatto. fosse dare un strumento magico così potente a una persona che potrebbe combinare solo dei danni. Perciò, secondo me, le nostre capacità ci si aprono, i doni diventano accessibili quando noi internamente siamo pronti. Allora lì scatta veramente interruttore, si accende Guarda, questo. mi offri un aggancio interessante. Io ho una vita precedente, io di solito non parlo delle mie vite precedenti, ma questa sera voglio darti questa pillola. Ho una vita precedente in cui appunto, essendo che arrivavo da un punto del tempo, perché vedi la storia del tempo è complessa, immaginalo come un territorio. Noi dobbiamo pensare al tempo, vi invito a provare a fare questo sforzo di pensare al tempo come a una specie di territorio, così come esiste lo spazio, no? Quindi un territorio. Ehm, In questo territorio che noi chiamiamo la sfera temporale, quindi qualcosa dove sono presenti tutte le vite. Io ho un'esperienza in cui determinate facoltà, che poi mi son trovata anche in questa vita, arrivavano dall'antico Egitto, da un punto del tempo. Poi le cose mi sono andate in un certo modo, appunto sono uscita di scena, cioè la morte, e sono nata di nuovo bambina, di nuovo di sesso femminile, in un contesto completamente diverso. Sono nata in quella che allora era la Magna Grecia, Sicilia, però era territorio colonizzato dalla Grecia, si chiamava appunto Magna Grecia. Tra l'altro io lì ho proprio avuto una reminiscenza, cioè ho ricordato la vita andando siamo andati in viaggio in questo posto che si chiama Eraclea Minoa e ho cominciato ad avere una doppia vista. Nessuno mi aveva detto niente, non sapevo niente di questa vita, però mentre gli altri camminavano in mezzo alle rovine, era inverno, tra l'altro avevamo le giacche a vento, eccetera, io vedevo bambini correre mezzi nudi, vedevo muri che prima erano bassi, poi li vedevo, cioè avevo la doppia vista. Non è stata una bellissima esperienza, ve lo dico, perché uno poi vuole perseguire queste esperienze, quando le vivi è un po'. Non capivo bene perché ero su due piani, no? Si sono aperte le porte in contemporanea. Comunque poi grazie anche a Falco questa vita l'abbiamo estratta anche successivamente, noi abbiamo proprio delle persone ad Amanur che appartengono a quello che noi chiamiamo l'oracolo di Damanhur, che abbiamo recuperato le conoscenze oracolari di diversi popoli sul pianeta che avevano, i popoli magici tutti avevano un oracolo,
e ogni mese, per esempio, ad Amadon in luna piena viene celebrato il rito dell'oracolo, ma le stesse persone fanno anche delle ricerche sulle vite precedenti e sono ricerche rituali, il che stabilisce che ti danno delle vite che ti sono veramente utili in questo momento. Quindi viene fuori questa storia in cui io ero nata effettivamente in questo contesto. Insomma, il contesto, io nasco come bambina piena di facoltà e di premonizioni. E quando dico, magari appunto si escono in mare, dico, ah, oggi è meglio non uscire in mare ai pescatori, fratelli, perché potrebbe esserci la tempesta e magari il mare piace. Ah no, figurati. Poi escono in mare e c'è la tempesta e magari qualcuno ci rimette anche le piume. L'interpretazione non è che io sono quella che vede, ma che io sono quella che porta sfortuna. Capisci? E quindi arrivano al punto che vogliono uccidermi e io capisco questo e scappo perché i miei stessi fratelli, che sono pescatori, vogliono uccidermi perché dicono questa quando dice una cosa succede, quindi porta sfortuna. Vedi come il contesto può interpretare in un modo completamente diverso, qualcosa che in altre epoche invece è una visione, una veggenza. Quindi bisogna starci attenti a dire, ah, voglio quello, voglio quell'altro, per farci che, appunto. E questo è un altro elemento importante di riflessione. È interessante, veramente. Ti posso fare una domanda? Non voglio conoscere tutte le tue vite, ma quante vite ti sei ricordata? Dai, raccontaci un po'. Eh, allora, devo un po' contarle, 12, 13, no, 14. E sono a posto così. Sono a posto così. C'è stata ancora una reminiscenza che mi è arrivata, che poi ho deciso di non approfondire, perché non avrebbe portato più di quello che già avevo. A un certo punto c'è un momento in cui dici: "Okay, no, il mio pallottoliere è a posto così, gli ingredienti ce li ho per fare la torta in questa vita", perché la missione è fare la torta in questa vita. Allora, gli ingredienti li ho tutti, ho la farina, ho le uova, le ciliegine, la marmellata, il cioccolato, quello che mi serve. Mi basta perché è qua che io devo comunque, voglio comunque realizzare quello che è importante. Dopodiché ci saranno le prossime esperienze, quella successiva. Ecco, una cosa anche interessante, sai, sulla reincarnazione si potrebbe parlare, ahimè, ore e ore e ore, non so quanto dura la tua meravigliosa trasmissione. Non è assolutamente scontato, per esempio, che ci si reincarni cronologicamente successivamente a questa vita. Capisci cosa intendo? Sì, infatti la mia Non ci prossima si domanda era reincarna per esattamente questa. cronologia, perché quando noi moriamo, diciamo così, avviene intanto una fase successiva ai 70 giorni dopo la morte, che è un tempo proprio di raffinamento, diciamo così, no? Per lasciare andare tutti i vari corpi, corpo emozionale, i vari corpi che non ci servono più, no? Per proprio lasciare. E quando non si è pronti alla morte, cioè non ci si è mai pensato, non abbiamo mai, abbiamo sempre spinto via l'idea, oddio, siamo tantissimo attaccati alle cose, agli oggetti, alle persone, può essere anche molto più lungo questo tempo di raffinamento. Addirittura ci sono persone che possono rimanere attaccati come corpi sottili, sto parlando, l'anima è un'altra cosa. E infatti il nostro compito anche come sensitivi è quando ci si accorge, in certi luoghi succede, a me è capitato, fin da ragazzina andavo in un posto dove avevo una percezione chiara di quando entravo in quella via nel paese dove sono cresciuta, sentivo una corsa dietro di me, venivo superata da questa corsa e poi sentivo degli spari e poi avevo saputo che erano due ragazzi partigiani che erano scappati, che correvano e poi venivano fucilati nella corsa. E infatti poi quando anni dopo sono stata in grado sono andata a lasciarli andare, insomma, ad aiutarli a queste parti a proseguire, perché nel momento in cui moriamo andiamo a tempo zero, non c'è più il tempo. Ok? Che passi un giorno o 1000 anni tra un'incarnazione e l'altra, in quel punto lì è tempo zero. Il problema del tempo ce l'abbiamo noi qui, in questa dimensione. Quindi
da questo punto di vista nostro, i 70 giorni o quel periodo di raffinamento che però per questa entità, diciamo, che è morta, non c'è questo tempo, sono necessari. C'è in questa fase anche quella che gli egizi chiamavano pesatura dell'anima. Ora, gli egizi la rappresentavano, lo sai, c'era Maat come divinità, che è appunto la bilancia, la piuma, l'anima, doveva essere più leggera della piuma, molto bella anche come immagine, eccetera. Beh, chi è che fa la pesatura dell'anima? C'è Maat è la giustizia, no? Siamo noi che facciamo la pesatura dell'anima, quella parte di noi più grande, che è più grande dell'esperienza che abbiamo vissuto. E andando a tempo zero, come se noi ci trovassimo al centro di una visione in cui abbiamo presente tutto attorno a noi, tutte le esistenze che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, che vivremo. Allora, in base appunto all'investimento, al programma d'anima, a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ci sarà appunto l'incarnazione successiva, secondo anche leggi karmiche. Ma ci si reincarna, diciamo, per complessità. La complessità anche dal punto di vista temporale, forse ve ne avrà parlato Coyote quando ha trattato il tema sincronicità, non lo so, noi definiamo il tempo come un territorio, ma anche suddiviso in pacchetti di tempo, che non sono i fazzoletti, ma sono proprio delle parti del tempo che hanno una durata circa 60-66 anni, eccetera, e hanno una complessità diversa. La complessità è ciò che conta dal punto di vista evolutivo. Quindi ci si reincarna per complessità. Se mi serve un'incarnazione in un pacchetto di tempo, in uno spazio temporale in cui la complessità adatta a me per portare avanti un altro pezzo della mia evoluzione, del mio risveglio, è quello che noi chiamiamo Medioevo, io posso morire in questa epoca qui e reincarnarmi nel Medioevo, capisci? E lo capisco che è fuori da ogni nostra logica, perché noi siamo all'interno di una linearità temporale, però ci si reincarna per complessità, quindi non necessariamente in avanti. Quindi, detto questo, potremmo anche essere viaggiatori del tempo con la reincarnazione che hanno delle esperienze avanti a noi? Certamente sì. Vedi che il discorso diventa sempre più affascinante perché Incredibile, apre altre davvero. porte, no? Apre altre porte di consapevolezza, ma vedi che anche che mentre ne parliamo c'è bisogno di adattare il pensiero a queste nuove consapevolezze, perché ogni nuova consapevolezza ha delle conseguenze nel modo di pensare, nel modo di vedere, quindi ci aiuta ad allargare non solo il territorio, ma anche allargare la nostra mente e a non essere piccina, collegata soltanto da alcune poche sicurezze che poi possiamo avere. Sono molto più interessanti le incertezze che le certezze, non credi? Eh sì. Altrimenti a cosa ci servirebbe il libero arbitrio? Infatti. Ascolta, ti leggo un po' di domande. Io ne ho fatti, guarda, ho 2 pagine intere delle domande, ma vorrei comunque anche accontentare tutte le È persone che giusto. ci Diamo seguono. spazio alle domande. Diamo spazio. Allora, buonasera. Secondo me, nella vita che ci sta vivendo, può già decidere qualcosa sulla vita prossima che farà? Inoltre, se nella vita che stai facendo imprimi qualcosa nella mente, puoi ricordartelo? Sì, certamente. Diciamo che i bambini piccoli, se venissero invogliati, spesso in moltissimi casi hanno delle reminiscenze, hanno dei ricordi. Il problema è sempre educativo, che quando un bambino ti dice magari qualcosa che è decontestualizzato, dice no, fatti furbo, non è vero, capisci? Questo aspetto nei primi anni di vita non incoraggia le memorie, ma le cancella. Poi le memorie successive schiacciano quelle precedenti, però ci sono molti casi anche di bambini che addirittura raccontano: "Sono vissuto lì, mia mamma si chiamava così", ecco, se vengono incoraggiati. Quindi sì, se imprimi qualcosa puoi ricordartelo se ti serve soprattutto. Certamente decidi già qualcosa sulla tua vita prossima, l'ho appena detto, sulla base anche di come hai investito questa, questo è reale. Ma non è un discorso moralistico, è un discorso di seguire la propria complessità, essere all'altezza di quello che siamo e non giocarsi al minimo. Ecco.
Io sono convinto dalla fenomenologia che Esperisco. esperisco, che non ci spostiamo da una realtà ad altra contemporanea ad un'altra perché quando non ce ne accorgiamo, quando c'è attrito, troviamo. È Vlad che ha scritto. Non capisco tanto, se non è Mm, tanto una domanda, questa è una sua esperienza, riflessione, probabilmente sì. una riflessione. Posso dire che le vite, alcune vite in particolare, hanno una sorta di influenza sulla nostra vita attuale. Io a volte faccio questo esempio: immagina la nostra vita di adesso con tutta una serie di paratie, no? Come se fossero delle piccole saracinesche su cui dei flussi di liquidi spingono, no? Tu senti queste spinte, però non sai bene dove, come collocartele. Quando tiri fuori una vita, che sia con un corso di ricerca vite precedenti, che sia con un'altra esperienza, è come se tu alzassi questa saracinesca e lasciassi entrare questo flusso nella tua attuale vita consapevolmente, cioè porti la luce della consapevolezza, non è più soltanto un sentire vago, diventa qualcosa che conosco bene, tant'è che quando noi facciamo i corsi diamo tantissimi elementi, cioè c'è una descrizione enorme dalla nascita, tutta la famiglia, la vita fino alla morte, cioè c'è davvero tante informazioni che un po' per volta arrivano e non vengono semplicemente lette, ma vengono rivissute queste esperienze. Il corso infatti dura 2 giorni, perché altrimenti la lettura basterebbero 5 minuti, ma è 2 giorni perché andiamo ad esperire di nuovo quell'esperienza, andiamo a tirarla fuori, a riviverne almeno delle parti, in modo che insomma partiamo dal presupposto che se è una tua vita ce l'hai dentro di te, quindi non puoi non riviverla. E poi il passo successivo è integrarla con l'attuale vita, non deve viaggiare parallela come una schizofrenia, ma semmai integrarla perché ti porta a qualcosa. A volte le vite affiorano per insegnarci qualcosa, per portarci delle esperienze, a volte le vite affiorano perché hanno bisogno del nostro aiuto per completarsi, per qualcosa che ancora va chiuso. Quindi ci sono tante diverse motivazioni. Guarda, sta chiedendo Simona del canale Cristallo di Luce come possiamo connettersi con la parte più elevata di noi nelle dimensioni superiori. Grazie. Ma, questa parte elevata più elevata di noi è comunque dentro di noi, non è altrove. Solo che è difficile, un po' come dicevo prima, farci spazio tra quelle che noi chiamiamo personalità. Noi quando parliamo di anima, parliamo di una nella nostra narrativa damanuriana parliamo di struttura d'anima, cioè una sorta di frattale divino che però che noi chiamiamo attrattore, lo chiamiamo attrattore proprio perché attrae. E cosa attrae? Nel suo viaggio nella forma, nel ritorno nella forma, cioè nel nostro corpo, attrae su di sé in forma bilanciata un numero X, diverso per ognuno, di personalità. Cosa sono le personalità? Sono veri e propri personaggi. Quindi se noi fossimo qua in, non so quanti siamo, comunque in 50 persone, 40 persone, c'è un attrattore che ha attratto tutti questi personaggi. Ognuno ha il suo modo di essere, la sua esperienza maschile, femminile, di altro genere, giovane, anziano, bambino, eccetera. Ecco, noi abbiamo questa complessità nella nostra struttura d'anima, che non sono ancora le vite, è ancora una cosa diversa. Le personalità sono gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, un po' la cassetta degli attrezzi, diciamo così, che ci portiamo nella vita per, ehm, per espletare effettivamente il nostro programma d'anima, cioè la nostra missione. Intanto conoscere le personalità è il primo passo per l'illuminazione, quindi conoscere le personalità che ci compongono. Noi non siamo uno, noi siamo tanti, la prima comunità è dentro di noi, non è fuori di noi. E allora possiamo vivere questa comunità come un condominio, sai, nel condominio, no? C'è quello che sopra ti butta giù le briciole, tu con la scopa tu, non si fa, quello che fa troppo rumore. Insomma, le nostre personalità possono anche confliggere tra di loro perché non si sono scelte loro, sono state scelte dall'attrattore, da questa parte divina,
secondo un programma da svolgere. Quello è il team perfetto, ma il team non necessariamente si ama alla follia, potrebbero esserci anche grossi conflitti tra personalità. In questo caso abbiamo addirittura a volte delle espressioni sulla salute fisica che possono nascere da conflitti tra personalità, è già successo in più casi. Questo non è per complicare, ma è per darvi un quadro più completo. Perché ti sto dicendo questo in risposta a questa persona? Perché quella parte superiore è proprio l'attrattore, ma tu non riesci a contattarlo direttamente, perché sei sempre nella nebulosa di queste personalità che cambiano anche secondo la giornata. È come se noi avessimo, la nostra anima fosse come su un pulmino, metti un pullman di 20-25 posti, c'è un posto di guida, quindi tutte le personalità fanno questo viaggio, il viaggio della vita, ma ci sono dei turni alla guida, non è sempre lo stesso l'autista. Alcuni turni sono secondo un ritmo circadiano, giornaliero, mattino, pomeriggio. Quante volte ci capita senza un perché che cambiamo improvvisamente umore, prima siamo ottimisti, poi siamo pessimisti, poi certamente la nostra mente cerca delle spiegazioni, ma spesso è una turnazione di personalità. Cambia il turno, cambia il mood, cambia il modo di vedere le cose. Al mattino prendiamo una decisione, quella situazione lì, adesso l'affronto, vado, parlo, eccetera. Già verso mezzogiorno tutta la nostra convinzione comincia a scendere. Magari il primo pomeriggio non ci ricordiamo neanche più di cosa. Capisci cosa intendo? Noi È siamo in vero, sì, sì, sì. balia costante dell'alternanza delle personalità. Anche questo non è tanto per aumentare la confusione, ma è per dire che intanto siamo tanti, abbiamo tante parti che ci compongono e anche questo ci aiuta a il team a nostra disposizione, ma il team ti serve se tu hai chiara la tua missione, il programma d'anima, se no è solo confusivo, se no può davvero portarti fuori strada. E per arrivare a quel pezzettino di attrattore bisogna riuscire ad allineare tutte queste personalità, quasi a fonderle tra di loro, in modo che di tante ce ne sia una sola che sostanzialmente poi è l'illuminazione, questo concetto, no? Allora sì che tocchi questa parte più alta, quindi non è qualcosa fuori di noi, è qualcosa dentro, ma siamo confusi da tutte queste personalità che ci compongono. Mh-mh. Sappi che anche la scelta di vivere in comunità, come noi facciamo ad Amanur, nasce proprio anche per questo. La prima comunità è dentro di noi, ma se io voglio conoscere come sono fatto fisicamente, mi prendo uno specchio e mi guardo, ok? Prima o poi l'immagine di me la imprimo dentro di me. Ma se voglio conoscere quelle altre parti, ho bisogno di specchi. Ho bisogno di specchi, gli specchi sono gli altri, ma non, sai, i 4 amici, l'amico del cuore o i 500 su Instagram, Facebook, io, scusate, ma frequento poco i social, non sono quelli gli amici, sono quelli con cui entri in empatia, ma anche entri in frizione, perché ti mostrano parti di te, perché la realtà è proiettiva. Ecco che allora cominci a integrare delle parti quando le integri anche al di fuori di te. Capisci che è un po' complesso il tutto, però c'è modo e l'ottimismo mio vuole dire: "Ragazzi, c'è modo per farlo, credeteci". Guarda, sono passati 2 anni dalla mia prima live che ho fatto con argomento reincarnazione. Proprio è stata la mia prima diretta in assoluto, parlate, io ho detto a tutti quanti, perché noi indossiamo spesso, tu li chiami personalità, io li chiamo i ruoli, Ma le maschere, perché a casa con il figlio siamo oh amore e tesoro, con il marito mi raccomando non dimenticare di fare questo, arriviamo in ufficio, siamo già con i colleghi in un altro ruolo e indossiamo un'altra certo, e maschera. cambiano le personalità. Esatto, Esatto, con brava. vicino un'altra maschera. E quando noi ci spogliamo di tutto ciò che noi facciamo per interpretare un ruolo, e allora lì riusciamo ad arrivare proprio alla È nostra anima quell'essenza. pura. Però non è facile e c'è bisogno di non è che possiamo liberarci delle personalità, ma dobbiamo imparare a conoscerli. Sai qual è l'unico modo, e questo ti colpirà, vi colpirà, perché cerco sempre di dirlo bene perché non voglio banalizzarlo. Purtroppo ci sono parole che sono così inflazionate che diventano banali, anche se portano dei concetti altissimi.
Quando tu cominci a fare un lavoro dentro di te per esplorare, conoscere le tue personalità, è importante questo, perché è il cammino verso l'illuminazione. Alcune ti piacciono, altre no. Quante volte ti sarà capitato, no, di dire: "Ah, quella parte di me io proprio non la sopporto, vorrei eliminarla", perché non ti piace, perché magari ti porta a confliggere, perché non lo so, ognuno c'ha le sue storie. In realtà no, se è lì quella personalità è perché ha un motivo per stare lì. Fa parte del team. Ogni parte di noi ha il lato positivo, ha il lato negativo, è sempre una medaglia con 2 facce, okay? L'unica strada per integrare le personalità è ta-ta-ta-tan, l'amore. Ecco perché faccio fatica a dirlo. Perché purtroppo è una parola così inflazionata, no, amo il pollo, amo il cane, amo il pesce, amo mio marito, eh. Quando una parola la usi per tante cose purtroppo perde significato. Non è quell'amore lì, non è l'amore sulla panchina di Peinè, non è non è quella, è l'amore, è una colla proprio. L'amore diventa una sostanza alchemica, è un collante che va al di là del giudizio, ma che riesce a andare oltre. Quindi lo puoi fare quando hai degli obiettivi più alti, quando non ti perdi nel gioco delle personalità, altrimenti ognuna vede le cose a modo suo, ognuno vuole avere ragione, capisci, ognuno ha il suo punto di vista, allora devi dargli un progetto più grande, che sia un progetto spirituale, un progetto personale, anche pratico, ma più grande, allora nella visione più grande la personalità ti aiuterà perché darà il meglio di sé, altrimenti è come essere all'interno, chiusi in una stanza anche lì e ripetere sempre lo stesso personaggio, non diventa più un aiuto, diventa una sorta di ossessione, tant'è che questa nostra teoria, che nella nostra narrativa delle personalità si porta dietro anche una terapia delle personalità. Possiamo definire per esempio la schizofrenia, una personalità che si è chiusa nella stanza dei bottoni, non permette più alle altre di ruotare, ha buttato via la chiave e vuole dominare, capito? Quindi ci sono anche delle visioni che entrano poi più vicine a quella che è la patologia, le lasciamo da parte. Noi stiamo nel campo della fisiologia. La nostra fisiologia è fatta di alternanze. Queste alternanze sono la nostra fortuna, non sono la nostra dannazione, però bisogna imparare a riconoscerle e a usarle per quello che valgono. Grazie, veramente sei illuminante. Un'altra domanda, allora, quando avvengono le visioni spontanee chiudendo gli occhi, riguardano le vite passate? Ecco, spesso effettivamente chiudiamo gli occhi e iniziano a apparire dei volti. Allora, dire sì in maniera categorica sarebbe sbagliato, dire no in maniera categorica sarebbe altrettanto sbagliato, dipende. Tieni presente che siamo anche in un'epoca che possiamo definire principalmente visiva, quanto tempo passiamo davanti a uno schermo, anche adesso ci siamo, no? Poi lo schermo del telefono, magari tutti abbiamo lo schermo della televisione, chi è delle mie generazioni, poi siamo passati ai computer, insomma, ehm, le memorie non sono solo visive, sono anche, includono tutti gli altri sensi. Pensa, per esempio, se chiudi un momento gli occhi, visto che la nostra gentile persona qua ci parla del chiudere gli occhi, ma puoi richiamare dentro di te, o magari entri in un luogo dove c'è un profumo, chiudi gli occhi, quel profumo ti aggancia a una memoria. A me viene in mente la mia nonna che mi accompagnava quando avevo 5 anni al nido, anzi all'asilo, e andavamo al mattino insieme in panetteria a comprare il panino. Ecco, questo profumo di pane appena fatto, che adesso non si sente quasi più perché è tutto impacchettato, incelofanato, no? È un'epoca priva di profumi, ti richiama subito una memoria. Quindi noi non siamo solo monosensoriali. Il tatto ci porta altre memorie, l'udito ci porta altre, il gusto, alcuni sapori, eccetera. Quindi dire che sempre quando chiudo gli occhi vedo delle immagini, sono vite precedenti, magari sono immagini che hai introiettato perché hai visto un film, perché hai seguito qualcosa, capisci? La nostra mente funziona anche per effetto di ridondanza, per similitudini, estrae anche immagini sulla base di quello che introietta. Se tu mi dici, ma se faccio una meditazione profonda, entro, cioè quindi non appena chiudo gli occhi vedo un'immagine, una vita precedente, rischiamo di raccontarci tante storie. Noi non abbiamo bisogno di raccontarci troppe storie, ma di avere
anche delle conferme qualche volta. E questo lo possiamo avere se, per esempio, da un'immagine comincia anche ad arrivare qualcos'altro. Per esempio, quando faccio i corsi di vite precedenti e do magari 1 o 2 parole chiave, noi le chiamiamo così, che non sono mai su base deduttiva, perché se dicessi la parola castello, faccio un esempio, a tutti qua, anche che stanno seguendo adesso la trasmissione, o Africa, a tutti parte un'immagine. Vuol dire che tutti abbiamo una vita in Africa? Qualcuno penserà alle zebre, qualcuno una maschera africana, qualcuno magari è appena stato in Africa, qualcuno ha visto un film sull'Africa, capisci cosa intendo? Noi Sì, sì. siamo pieni di immagini. La cosa che è importante imparare a fare in un percorso di reminiscenza sulle proprie vite è imparare a soppesare queste immagini, perché un'immagine di fantasia, diciamo così, o introiettata a livello appunto visivo ha un certo peso. Un'immagine che arriva dal più profondo, cioè che arriva proprio da una vita, ha tutta un'altra densità. E per esempio in un corso che sono sempre di gruppo, perché il gruppo serve anche a creare proprio il campo morfogenetico della reminiscenza. Ecco perché è più difficile far da soli, è molto meglio un gruppo. Allora, quando una persona dice: "Ah sì, ho visto l'immagine di un castello", okay. Può essere una fantasia. Quando senti che hai a proprio agganciato qualcosa, perché mentre ne sta parlando, a parte c'è l'emozione, tutti vedono quell'immagine. Si crea un campo. Quando arriva dal profondo, è proprio qualcosa che arriva da lo trasmette, è come se lo portasse nell'etere, capisci cosa intendo? Ed è fantastico, perché tu non solo lavori sulle tue vite, tiri fuori la tua vita, ma in un quel percorso ti appropri anche dell'esperienza degli altri in qualche maniera, cioè diventano parte del tuo vissuto. Quindi ci sono immagini a densità diverse, è importante imparare a soppesarle e sentire le diverse profondità. Mi piacciono le tue risposte, guarda, sicuramente mi troverai in prossimo corso perché devi Guarda, solo potresti aiutarmi. organizzarlo anche tu un corso lì a Milano e lo facciamo, perché no? In presenza però, eh. Sì, Solo lo con so, l'epoca sarebbe Covid abbiamo fatto anche qualcosa online, si può fare, ma ti dico che fatto in presenza è tutta un'altra cosa, perché è un'altra cosa, insomma, non devo spiegare perché è sì, un'altra hai cosa. detto già che si crea il campo, l'energia è comune e lì sì che abbiamo anche più possibilità di attivare anche qualche nostra abilità che finora è Tra stata l'altro può dormita. sembrare che magari passi il tempo a piangere, a vivere, no, invece è anche un corso estremamente divertente, usiamo arte, espressività, quindi insomma è davvero un'esperienza full immersion di 2 giorni molto molto intensa e che lascia il segno, ecco. Guarda, c'è qua il canale Eric Film Music chiede, domandone, ma la rinascita avviene in modo spontaneo o c'è un modo di scegliere se reincarnarsi o meno? Molto Ecco, questa bella questa domanda perché facciamo un passo ancora avanti, abbiamo toccato davvero tantissimi argomenti stasera. È presente quando ho detto che la fusione delle personalità fino in una sola è l'illuminazione nella nostra narrativa, sia chiaro, ti porto a bordo di questa narrativa. Ma la illuminazione, che per molti è wow, un punto d'arrivo, no? Direi per tutti, non è un risultato permanente, cioè è legato a quell'incarnazione, cioè tu ti puoi illuminare in questa incarnazione, tutte le tue personalità si fondono in una sola, che diventa una bella cicciona personalità ricca di tutte le caratteristiche delle altre belle, ma poi quando il tuo pezzo di reale, cioè il tuo attrattore, torna a casa sua, dopo la morte praticamente, torna nel reale, si ricongiunge, questa personalità va in quest'altra dimensione dell'essere che noi chiamiamo soglia, che è un po' una sorta di terra di mezzo, dove non c'è la forma, ci sono appunto le informazioni e le memorie, e prenderà di nuovo un altro passaggio con un altro attrattore, andando a comporre un'altra struttura d'anima, cioè sarà una delle personalità insieme ad altre, che tra l'altro sono sempre attratte in forma bilanciata, quindi
puoi avere tanto la personalità illuminata quanto anche quella che deve bilanciare, no? Sulla bilancia devono essere pari. Quindi ognuno di noi può avere dentro di sé una personalità illuminata. Perché no? Certo che sì. Quindi il risultato dell'illuminazione non è permanente, cioè è il risultato di un'incarnazione. C'è uno stadio evolutivo successivo, diciamo sempre realizzabile in vita, successivo all'illuminazione, che noi nel nostro slang, nel nostro frasario, ripeto, le parole sono dei mezzi, non sono dei fini, noi chiamiamo metamorfosi, è quando questa personalità illuminata si fonde con l'attrattore, cioè diventa parte costante di questo principio divino. Allora, quello è il momento, quindi dopo la morte, in cui si esce dal ciclo dell'incarnazione, cioè non hai più la necessità della reincarnazione come strumento evolutivo. Fino a prima di quel livello lì, di quello stadio di evoluzione, è un ritorno, c'è il ritorno, non è che dici scusate, io mi fermerei qui, sto fermo un giro, questa volta non vorrei rinascere. Poi adesso come avviene diventa complicato. Allora, quando esci dal ciclo dell'incarnazione, perché non ne hai più bisogno come anima, come hai raggiunto nuovamente il punto di partenza da cui sei partito, perché stiamo parlando dell'elemento divino che sta facendo esperienza nella forma, allora lì puoi scegliere, dici sì che puoi scegliere di fare altro e sinceramente non saprei dirvi che cosa perché sono qua come voi, evidentemente siamo classe di ripetenti, se no non saremmo più qui, così ci diceva anche Falco ridendo, no, se siete qua siete ripetenti, è vero, sai, lui usava molto l'umorismo, dobbiamo per forza sviluppare l'umorismo toccando questi temi perché altrimenti diventa tutto pesantissimo. Però puoi anche scegliere di tornare per aiutare gli altri. Allora qui parliamo di avatar, di grandi anime, come si chiamano? Illuminati che tornano, che accettano e scelgono di tornare attraverso l'incarnazione per aprire nuove strade, indicare la strada ad altri, cercare di fare, insomma, avete capito, no? Di cosa sto parlando. Sapendo che il ritorno nella forma ha le sue implicanze, la forma, questa qua che noi abitiamo, prende molto. E torni anche se hai le memorie, di solito in questo caso hai le memorie, non è detto che il risultato finale sia già in tasca, sia già garantito. Del resto la storia, anche quella che conosciamo, ci racconta di ritorni che quasi mai sono finiti così bene, no? Se andiamo a prendere anche soltanto gli ultimi di cui noi possiamo ancora, lasciamo perdere Gesù, tutta la sua storia, ma prendi Osho, prendi Sai Baba, insomma personaggi che possono veramente aver avuto questo tipo di ruolo, che non è che hanno avuto solo, sì, anche successo, ma anche un sacco di guai. Okay? Quindi voglio dire che è una scelta a quel punto. Prima di allora non è una scelta. Guarda, già che abbiamo toccato anche questo argomento e io e te ci siamo stati anche messi in contatto con Mario Azzoni, e una delle domande che ti ho preparato, volevo sentire anche la tua opinione. Volentieri. Esistono guide spirituali? Sì, esistono guide spirituali, a volte si ha la fortuna di incontrarli. Ci sono tanti sedicenti guide spirituali, bisogna stare molto attenti. Io ritengo di aver incontrato sul mio cammino una guida spirituale che era Falco Tarassaco, che adesso ha lasciato il corpo nel 2013. Non si è mai definito maestro, anzi lui si innervosiva molto se tu lo chiamavi maestro. Lui mi ha insegnato una cosa importante che vorrei trasmettere. Tante volte mi ha detto, io voglio essere un compagno di viaggio, io non voglio che tu generico valeva per tutti, non era solo per me, venire considerato, sai, l'avatar così messo là, perché dici, vedi, è molto semplice, è molto facile e ingannevole mettermi su un altare, là, no, nelle immagini, portarmi i fiori, venerarmi, ah, maestro, maestro, maestro. No, io voglio essere un compagno di viaggio, io viaggio accanto a te,
perché così è molto più impegnativo. Perché se posso farlo io, lo puoi fare anche tu. È troppo facile mettermi sull'altare e venerarmi. Quindi sì, esistono le guide spirituali, di solito non sono persone che vogliono essere adorate, venerate, molto osannate, eccetera, anzi sono impegnative, molto scomode, molto impegnative e soprattutto cercano il più possibile di farti tirare fuori il maestro che è dentro di te e non quello che è fuori. Quindi non si sostituiscono, hanno massimo rispetto del libero arbitrio delle persone, sono di solito molto poco appariscenti. Io non lo conosco, non ho avuto la fortuna, ma quel che ho capito, anche questa persona di cui tu mi hai parlato, Mario Azzoni, non mi sembra uno che va in giro col mantello da supereroe, che si fa adorare, eccetera, no? Mi sembra molto... E tra l'altro è una persona, dal mio punto di vista, io non lo definirei nella mia percezione una guida spirituale, per qualcuno può esserlo, mi rendo conto, ritengo che sia una grande anima che ha scelto di mettere le sue facoltà, i suoi poteri a servizio dell'aiuto degli altri. È una scelta dura, difficile, impegnativa. A volte queste anime non possono farne a meno, cioè quando scopri che il tuo programma d'anima è quello, hai voglia di provare a prenotare l'aereo, andare a ballare a Ibiza, andare non te lo permette la tua anima, è impossibile, capisci? Tu devi perseguirlo perché solo lì tu trovi quello che sei, ecco, quindi credo che abbia trovato il suo posto nel disegno in questa incarnazione, come anima molto alta, ecco. Per qualcuno tutto questo può rappresentare una guida, ma una guida deve dare una direzione, non deve dare tutte le risposte le devi trovare tu, altrimenti non le farai mai tue. Sarà, vedi, anche quando qualcuno mi chiede, ah, io voglio trovare la mia missione, puoi dirmi qual è la mia missione? No, no, la tua missione io non te la dirò mai, ma non la so e non la voglio sapere. La tua missione è tua. Che cos'è che nobilita una missione? È la scelta, il libero arbitrio. Perché se io ti dico, cara Oksana, la tua missione è andare a piantare cavoli di Bruxelles sull'Himalaya, dico una cosa cretina, hai capito? Certo, E tu certo. prendi parte, dici, Antilope mi ha detto che devo andare sull'Himalaya a piantare i cavoli di Bruxelles. Tu non stai seguendo la tua missione, tu stai seguendo un ordine, un consiglio, un quel che è. Me lo capisci? È proprio diverso il meccanismo, Sì, c'è una dobbiamo scelta scoprire dietro. noi, il nostro compito, E perché siamo nati. quindi è più impegnativa di così. Purtroppo un certo infantilismo anche nell'ambito della spiritualità, sai, fare una strada spirituale non significa che si è sempre, cioè che tutti sono altissimi, a volte si è un po' infantili, no? Si cerca la palla nuova con cui giocare. Spesso se c'è bisogno di qualcuno che ti dice sì, sì, giusto, va bene, fai così, fai cosà. Io diffiderei sempre molto di questi aspetti, soprattutto se qualcuno si sostituisce alle tue scelte. Un conto è darti una visione e questo può essere utilissimo. Un conto è sostituirsi. È sottile, il percorso è sottile. Guarda, vedo che 1 ora e mezza che stai parlando, non voglio approfittare tanto, però ti vorrei fare una domanda. Secondo Dimmi. te, qual è il più grande errore che facciamo noi che abbiamo intrapreso la strada per scoprire la spiritualità, il nostro scopo di vita e soprattutto quando noi cerchiamo questo contatto con l'invisibile? Quali errori più grandi possiamo commettere? Un solo errore non saprei, posso dirti quella che è un po' la mia esperienza anche con le persone che mi contattano, eccetera. A volte ci si innamora troppo delle proprie idee, delle proprie convinzioni e anziché essere davvero aperti, ci si prefigura uno scenario che deve essere così e si vuole adattare a quello scenario tutto. Capisci cosa intendo? E quindi questo chiude anziché aprire. Si cerca praticamente delle certezze, si cerca dei punti saldi e a volte quei punti saldi non si è più disposti a metterli in discussione, mentre invece in un percorso di ricerca spirituale si vola, quando voli non appoggi da nessuna parte, a volte appoggi per pochi secondi per prendere fiato e poi riparti. È molto difficile.
e serve molta struttura dentro di sé, non cercare tanto fuori, cioè fuori sì, ma anche e soprattutto cercare dentro. Poi, l'altro errore è di pensare di farcela da soli. Noi siamo animali gregari, la nostra specie è una specie gregaria. E purtroppo siamo dentro quest'illusione, sai, nel mondo di Maya, noi siamo nel mondo di Maya, l'invisibile non appartiene al mondo di Maya, è la materia che appartiene al mondo di Maya, e siamo in questa illusione che ognuno è unico, irripetibile, che è vero, ma chiuso nel proprio mondo. Noi in realtà abbiamo bisogno di scambio, di confronto, ma non di rapporti dominanti e gregari, ma proprio di scambio, di confronto, di specchi, come dicevo prima. Quindi personalmente prediligo chi si sottopone anche a questi confronti. Vedo anche troppi personaggi validi, bravissimi, 100.000 volte più bravi di me, affabulatori bravissimi a parlare, ehm, che poi ho avuto modo di conoscerne parecchi, hanno una paura, un terrore del confronto proprio, il terrore. E questo non è un bell'indice dal mio punto di vista di un percorso spirituale. Poi sai, altre cose possono essere, io un pochino, perdonatemi se non voglio offendere nessuno, sono un po' sospettosa su tutto quello che è il mondo New Age, perché lo trovo a volte con un approccio estremamente superficiale, no? Tu stai facendo un percorso che io rispetto molto perché so che stai facendo un lavoro su di te per l'apertura del terzo occhio, eccetera. Ma sai quando cominci a sentire se ti metti il cristallo qui, la pietra qui, ti apre il chakra, ti fa di su e giù il colore, il profumo. Ecco, posso dirvi una cosa, un pochino me la permetti? Sapete Dai, dai, che nel dai. percorso spirituale bisogna farsi un mazzo così e non molli mai, e non è vero che è tutto così facile, che tutto arriva perché c'è il colore, c'è il profumo, c'è il cristallo, c'è la cosa, c'è... In realtà bisogna, perché c'è la vita con tutte le sue variabili, stai bene, stai male, sei in salute, sei malato, ti innamori, ti disamori, vieni lasciato, lasci tu, hai un figlio, ne hai 5, hai un bambino handicappato, è presente la vita che ti presenta, ecco, lì dentro tu ti muovi e ti assicuro che il cristallo, il fiore, va tutto bene, gli aiuti sono fantastici, pensare che quello è lo strumento sei tu, lo strumento sei tu e dovresti riuscire a tenere una costante nella tua vita, non up e down. Tipo, tutta la mia vita è, poi però mi innamoro, adesso la mia priorità è un'altra, devo vivermi questa cosa, no, no, questo, tutto il resto via da parte. Poi dopo finisce, è tutto, capisci cosa intendo? Bisogna riuscire a integrare dentro di sé e sapere che questo è un percorso che appunto, come ti dicevo, ha forse più incognite che certezze, ma proprio per questo si va avanti e si va avanti con quell'ottimismo che ti arriva da dentro, non dai segnali che arrivano da fuori, anche se hai bisogno anche degli altri. Scusa se la risposta è un po' No, confusa, non io confusa, concordo ma con te hai assolutamente, sì. compreso, ecco. Quindi a me spaventa molto, sinceramente, la superficialità e anche un po' la stupidità. Stupidità, a volte lo siamo a turno tutti. Io ti racconto ancora questa, ero in viaggio in Egitto anni e anni fa, tanti anni fa con Falco, insieme ad altre persone, e sai, insomma, piena di prosopopea, perché ero giovane, carina, tutto, sapevo tutto io, sai come se, no, da Sì, era sì, sì. veramente, ero molto giovane, insomma mi sentivo... E quindi siamo sul ponte della nave, parlo di Falco, lui mi si avvicina, no, carino, scherzoso, e mi dice, erano tipo le 10 del mattino, e mi dice, quante idiozie hai già fatto stamattina? Io mi sono sentita malissimo, no? Mentalmente ho ripassato il mio risveglio, cosa, che idiozie ho fatto, eccetera. Lui deve essersi accorto di questa mia faccia sconvolta, mi guarda, si mette a ridere e dice, "Wow, perché ti stupisci tanto? Io ne ho già fatte almeno 4 o 5, no? Tutti facciamo delle idiozie, siamo... Ecco, è presente cosa intendo? Cioè, ognuno di noi a volte si prende anche troppo sul serio da questo punto di vista. Le idiozie le facciamo tutte. Affezionarsi troppo a determinati livelli di stupidità, cioè dove veramente vado di qui, vado di là perché quello mi ha convinto, eccetera, bisogna riuscire a sviluppare un po' di umorismo
tanta capacità di immaginazione, che è un potere divino, immaginare, in me mago agere, lasciare agire il mago che è in me, e chiaramente anche tenere presente i feedback che ti arrivano dagli altri, questo sì. Sì, come dico anch'io spesso nei miei video, bisogna diventare un po' anche bambini dentro, vedi, come ti ha detto anche Falco. Quante stupidaggini hai fatto? Perché bisogna tornare all'animo un po' più puro, meno Esatto. pesante Prendersi sui troppo sul problemi, meno serio, eccetera. mentale, sì. Ascolta, vedo che comunque tu ti trovi ancora in studio e devi rientrare a casa, non voglio trattenerti così tanto tempo, ti volevo È veramente stato un ringraziare piacere. dal Spero profondo del che cuore. Lo so che sia abbiamo interessante. toccato pochissimo di quello che tu potevi raccontare. Ecco, io sicuramente ti verrò a trovare, ma se riesco vengo già domani ad Amanur a ritirare la mia semina Molto volentieri ti florale aspetto, e Rossana. così ci vediamo, se no ci vediamo prossimo weekend che abbiamo solstizio. Il solstizio d'estate, un buon solstizio a tutti, Esatto. anche quelli che magari non lo festeggiano, ma che potrebbero portarci l'attenzione, perché è sempre un momento di allineamento, un momento di segnale che esce dal pianeta, che coinvolge il mondo degli umani, il mondo vegetale e che arriva in altre parti dell'universo e ci allinea anche con altre frequenze. Quindi auguro a tutti un felice, importante, prezioso e intenso solstizio. Guarda, ci sono numerosi ringraziamenti che arrivano nella chat. Grazie a tutti voi Grazie a per voi la per questa partecipazione. pazienza. Esatto, di aver dedicato il tempo. Se ancora c'è qualche domanda che non abbiamo risposto, scrivete, poi magari anche Antilope darà un occhio ogni tanto e Sì, vi certo, e risponderà. volentieri se posso rispondo, certo. Grazie ancora a tutti quanti, grazie a voi. Noi salutiamo Con con te, appunto grazie di le mani cuore. giunte che la mia parte femminile si unisce alla mia parte maschile, con le mie parti unite. Io sono con voi, con te, Oksana. Con te, grazie di cuore. Grazie a tutti Grazie a voi della vostra partecipazione e la vostra attenzione. Grazie.